Siamo sulla Route 66 e fa un freddo cane. Diciamo, questa vacanza è stata Da sola per tempo. no, nel senso, vabbè, è aprile, ok. Però Capito? dicono sempre Los Angeles fa sempre caldo, faceva un freddo, nuvole, vabbè. Si senti Poi solo. Las Vegas fa caldo, beh, ha fatto caldo, però insomma ieri ha fatto un vento freddo. La città di Cars. Una parte, diciamo, della Route 66 che è questa Tanto batti i route, denti. intanto battenti. Questa route, diciamo, era la strada che congiungeva da est a ovest. È un historic town, quindi è una città dove cercano di lasciare, diciamo, un po' questo flavor. Purtroppo ha detto che dopo la pandemia non si è più ripreso questo paese. Mentre prima ci passava un sacco di turisti. È diventata un po' una città fantasma, infatti non c'è tanta gente. Ah, Avevano due ragazze. Madonna, ecco. Invece no. Dio, ci hanno dovuto mettere le persone perché non ci sta nessuno quando passa la gente. Ecco il flavor degli anni 50, 60. Sto flavor, come si può dire? Vintage. Vintage, ecco. Un po' tutto vintage. Un altro punto vintage. Dice che qui è stato proprio ispirazione di Cars. Perché questi con questi soffioni pure qua comunque è stato proprio un'ispirazione per il film Cars. E questo qua è il personaggio che non mi ricordo come si chiama, però uno dei personaggi di Cars. Quella là. Sì, prendiamo una bella patch, dai, una bella patch. Questo è un posto molto tipico. Vendono tutta roba tipica della Route Questo è 66. magnete, vuoi pure il magnete? No, prendiamo una bella patch che attacchiamo sul giacchetto. Niente magnete però. Qua uno di questi. Questo è un piccolo museo. Che ci stanno un po' di bikes, di motorbikes. Hodaka, no Okada. Hodaka Triumph. Pure un po' di roba un po' così, un po' trash. Un po' di tutto. Vabbè, si dice una parola perché si capisce, quindi. Hanno pure le pistole attaccate al muro. Ok, andiamo. Io ho paura a qua ci spara, guarda. Allora vendiamo due patch e poi una targa. La leggenda vuole che il creatore. Leggenda, è la Beh, verità. queste cose sono sempre, cioè, non si sa se hanno fatto prima o dopo. Comunque dice che praticamente per far fermare la gente qui avevano messo già da prima del film degli occhi e bocca, queste cose su queste macchine vecchie, perché comunque già era un posto che esisteva ovviamente questo. E questa è proprio, comunque, questa è quella dei Cars. Mo' non lo so se hanno messa prima o dopo, però è proprio quella dei Cars. È proprio esattamente la stessa macchina. Quindi dice praticamente si sono ispirati, hanno copiato, quelli della Pixar hanno copiato, hanno avuto Ispirazione. ispirazione, ok, hanno copiato. Bellissimo. Dopo parecchie ore di macchina siamo arrivati a Red Rock. Alessia ha detto, secondo la sua teoria, questo è tutto un background. Una show praticamente, è finto, sembra un quadro colorato. Sono simpatici gli americani, abbiamo notato. Carini, Salutano quelli che molto. abbiamo incontrato, poi è una piccola porzione. Vabbè, non fa certo, non fa statistica, però La di Trump è un po' più simpatica. può essere pure questi votavano Trump, che ne sapevo. Vabbè, comunque simpatici, stavano due che sono venuti, a mente si ammazzano, due signori pure di una certa età. Sono venuti su e ci hanno detto, siamo venuti solo per farvi una foto. Carini. Quindi ci hanno fatto la foto, in verità, vabbè, era perché volevano pure loro la foto. Volevano salire su. Però a momenti si addobbano, mo abbiamo lasciati là e speriamo bene. Comunque questo è un parco, nel senso, sono tutti parchi, tipo, ne so, Villa Pamphili, tutti parchi, vedi, la gente ci va col cane, ci sta uno in bicicletta. Notare che stiamo con la felpa, mo. Vabbè. C'è un po' di Gianna, un po' di Giannetta. Per la nostra guida ci ha spiegato, a parte che siamo senza guida, cioè lui praticamente ci ha lasciato al parcheggio e adesso ci ha detto potete un'ora dedicare a questa hike. E ha detto pure appunto tante volte uno pensa che non c'è vegetazione. Quest'anno poi particolarmente ce n'è molta perché ha piovuto molto, quindi ci stanno un sacco di fiori. Ha detto che c'è un albero che è quello tutto storto, che è il ginepro. Ginepro, questo dovrebbe essere Ginepro. Metterò il contributo, una parte che praticamente siccome
si alza molto, proprio sul livello del mare, c'era neve ancora, che dice viene coperta completamente da neve, ma Sì, pure lì la parte della infatti Route 66 dice che... era più simile al Canada quella zona lì dove c'erano gli alberi, erano più radi, però assomigliava in qualche modo. Ciao Bel Rock, Bellissimo, ciao per Rocker, che non ho voto? sentito le energie, però Voto? voto 10 più. Vo- Poi però se do 10 più all'altri che gli do, quella ha detto è solo Io l'inizio. voto 9. No, non lo so. Vabbè, forse lo ricalibriamo dopo. Allora devo da 8 e mezzo, Manuè. Madonna, No, ma dopo pieno. pieno pieno, da Franchino. Siamo sempre a Sedona, siamo saliti su una... Vabbè, hanno costruito una chiesa. Cathedral Rock. A Cathedral Vedi, Rock è dal perché hanno tempo costruito la l'annuncia. Cathedral. E anche perché queste rocce Fanno una hanno specie di risvegliato. cattedrale. Apparentemente questa è la Madonna che tiene in braccio il bambino Gesù. Non so se la vedete. Oh, finalmente arrivati al famigerato Grand Canyon. Beh, Che è spettacolo. enorme. La neve. Quanto gli diamo a questo? Madonna che vento. A questo bisogna dargli 9 e mezzo. 100-100. 9 e mezzo. Questo è stato molto molto bello. Me l'aspettavo così, forse più rosso me l'aspettavo, forse altre Sì. parti sono più rosse. Sì. Questo si vedono proprio le stratificazioni. Che è profondo 1600 metri. Sì. Però è pure vero che noi stiamo a 2200 metri d'altezza. Infatti Quindi, senti che stiamo a faticare. quindi alla fine non è rispetto al livello del mare che, No, che è in profondità. È come se fosse stato spinto su. Cioè, nel Sì. senso, è in cratere ma in mezzo a quasi una montagna. Eh sì, Non lo so, se c'è sta qualche geologo, ci faccia ti sapere. faccia sapere che è. Terzo viewpoint. Qui si vede benissimo Colorado River. Buongiorno, ci siamo svegliati alle 4 per vedere questo panorama. Penso ne valsa la pena, eh? Siamo alla Monument Valley, stiamo aspettando il sorgere del sole. Questa nostra guida è una guida navajo, un tour fantastico, bellissimo perché ci ha portato proprio dentro, poi sempre noi due soli e ci ha spiegato un sacco di cose. Se venite fate il tour, vale proprio la pena. Questo è esattamente il punto dove hanno girato la scena del film di Forrest Gump, quando lui smette di correre e vuole tornare a casa. Eccola qua, scena di Forrest Gump. Fidati di tua moglie, non c'è nessuna macchina, vai tranquillo. Sali una macchina, passa. Stiamo andando verso Horseshoe Bend, ma non si capisce. Secondo me è una sola.
No, ci sono due buchi enormi lì, Che ne guarda. sai? Li vedo se giri la telecamera, Ah, però non si capisce niente. domena sola. Vedremo. È fighissimo perché venendo da là tu vedi che non c'è sta niente e poi improvvisamente... È fighissimo. Comunque Osho Band praticamente è questa in forma da ferro di cavallo, appunto come dice. Bend perché bend piega. Siamo a 1500 metri d'altezza e crea questa meraviglia della natura. Che meraviglia. Dove anche hanno girato molti film, anche qui. C'è una corrente sul fiume. Guardate queste rocce che sono tutte layers, tutti strati divisi. Uno, due, tre. Questa è sabbia, era sabbia ed è diventata roccia. Quindi se tu guardi tutte le pietre, non so se le vedi da lì, però anche qua dietro, guarda, qua dietro si vede bene. Sono tutti strati fini, fini, Poi fini. arriverà un geologo che ci dice state a Dinas Vabbè, sono strati, sembrano strati a e sono vederli così. strati, sono strati, Sembra mille foglie. mille foglie Tanto per parlare di cibo. di sabbia. È veramente un grande mille foglie di pietra. E alcune persone si affacciano, noi un po' meno. Beh, vabbè, ci siamo affacciati. Siamo affacciati, ma alcuni si mettono proprio sul cucuzzolo, guarda quello. Ma basta andare lì che si vede meglio di tutti. E dove hanno messo la rail, cioè non lo so dire in italiano, è il punto migliore per vederlo. Siamo all'interno del Burger King di Kayenta in Arizona e c'è all'interno una mostra sui Navajo Code Talkers, che sono questi nativi praticamente indigeni Navajo che hanno avuto un ruolo fondamentale nella guerra, nella seconda guerra mondiale, perché praticamente parlavano in codice con gli americani Per non per farsi capire dai giapponesi. In pratica erano code talkers. Se non fosse stato per i Navajo, i Marines non avrebbero mai preso Iwo Jima. E questo appunto perché i code talkers hanno fatto questa operazione per cui aiutarono gli americani in maniera pazzesca e purtroppo però moltissimi di loro sono morti in guerra. C'è anche tutta una parte dentro, quindi noi adesso entriamo da Burger King e invece andiamo al museo. Che è assurdo, però è così. Navajo Code, created by Young Navajo Marine in 1942. L'unico codice incodificabile della storia militare moderna che ha salvato centinaia di vite americane.